the idea that you can destroy biodiversity where it is in integrity in an ecosystem and then plant a eucalyptus plantation somewhere else, create a zoo somewhere else, and pretend the two are equal is ontologically false. They call the flame of the forest Palas, and you'll be making color of this tomorrow. Every plant that's growing around us began as seed and is holding the future of future generations of seed. Thousands of years into breeding, we have received this rich biodiversity of food. We don't need poisons in our food, and we definitely do not need fake food. But fake food is based on fake science. It's based on fake science because it is pretending to be a solution to climate change. Lab food is based on larger acreages of industrial monocultures, as Bayer has said so clearly. Our row crops, which means they're GMO crops, sprayed with glyphosate, with digital agriculture, with drones, is what they are hoping will grow more. Seed freedom has been Navdania's mission. And because of seed freedom and food freedom, we have worked to create poison-free food systems. Systems that are based on circular economies in partnership with biodiversity. Good food brings health to us. When you participate in a community around growing and eating of good food, you actually create living economies that grow life, not profits for a few. Insieme proprio a Navdania stiamo costruendo delle scuole contadine per l'agricoltura rigenerativa, ma non saranno solo tecniche pratiche, ci saranno anche quelle ovviamente. Ma costruiremo un pensiero insieme, quel cambio di paradigma di cui parlava Vandana. This festival is a celebration of our work together with the community for the project Biodiversity is Life. We are trying to connect the food producers with the students and their families, thus creating a deeper connection within the community. Noi coltiviamo le nostre piante lasciando tra una coltivazione e l'altra delle enormi fasce di rispetto nelle quali cresce qualsiasi cosa crescerebbe in quel posto, senza inibire nulla, anzi incrementandola la biodiversità, portando altri semi, altre categorie di piante, e quindi affrontiamo le nostre difficoltà di agricoltori, quindi le eventuali infestazioni da parassiti eccetera, con l'aiuto della natura. Ecco a cosa serve la biodiversità. Noi ci chiamiamo Erbacce Lab proprio perché vogliamo riscattare proprio la parte dell'orto che viene considerata una parte da estirpare e da buttare via, e invece a me piace utilizzarla per preparare delle pietanze che poi alla fine piacciono a tutti. Non si può parlare di biodiversità se non si parla di api. Tante piante si sono sviluppate grazie alle api e sopravvivono grazie al lavoro delle api. Se un apicoltore ricava 10.000 euro dalla vendita del suo miele, ne restituisce 100.000 all'ambiente circostante, perché comunque sia, se il vicino raccoglie una ciliegia, raccoglie un'albicocca o altri frutti, è grazie alle mie api. Ecco. Il mondo contadino ci tiene ancorati a una verità che secondo me va tenuta, è la nostra ancora di salvezza. L'accudire, l'occuparci di questo, secondo me fa parte della natura umana, quindi non lo possiamo perdere senza snaturarci. Noi dobbiamo reimparare a metterci insieme, a fare rete, ricostruire una visione politica collettiva che parte da piccoli assetti locali, perché qui siamo in un contesto locale dove si parla di gestione del suolo e produzione di cibo e di salute delle persone alla fine, ma questi piccoli assetti locali messi tutti insieme fanno quel globale di cui a me piacerebbe si parlasse, no?
Our ecological education program is more than just about learning. It's about connecting with the community, with the land, with the farms, and with the ecosystems that sustain us. The neighborhood, the farms, and the community then become the classroom. And the community members become part of the learning community. And when you actively engage with the land, they gain more than just knowledge. They also develop a deep sense of respect for nature's complexity, for the resilience, for example, of agroecological systems. They discover their role as environmental stewards and active citizens. Quando parliamo di biodiversità poi ricordiamoci che noi facciamo parte della biodiversità, cioè noi siamo dentro quel sistema lì. Se i prodotti che mangiamo sono vivi e vengono coltivati su realtà ricche di microrganismi, noi ce li riportiamo dentro. E tutta questa roba qui, questi microrganismi, a parte darci la salute, il sistema immunitario e tutto quanto, influiscono tantissimo sull'umore. Le nostre amiche erbette sono molto utili negli orti, certo vanno contenute e per contenerle ci sono dei sistemi che si chiamano pacciamatura, e vuol dire riempire la fila delle piante di uno strato di paglia così che consente alle erbe di trattenersi un po', quindi di non crescere a valanghe e quindi di non disturbare le coltivazioni, ma ci consente anche di mantenere l'umidità del terreno tale da poter utilizzare meno acqua. È un progetto molto carino e comunque innovativo, sicuramente non l'abbiamo mai fatto, quindi comunque venire qua, andare a vedere piante, tutto quanto, animali, cose, poi le paperelle, tutto, cioè molto bello, davvero molto bello. Questo lavoro sulla ricchezza e sulla biodiversità è un lavoro che per 10.000 anni circa gli agricoltori avevano fatto, finché non è arrivata l'industrializzazione l'abbiamo messo da parte. E l'hanno fatto a partire da queste piante qui. Quindi queste piante che noi troviamo sono piante che a me interessano perché si sanno difendere dai competitor. Sono piante selvatiche, nel senso che stanno in mezzo ad altre piante e devono esacerbare al massimo la loro particolarità. Che la pianta così e c'hai l'allergia da fieno, siccome ha forti doti antistaminiche, può fartela passare. In agricoltura abbiamo questa responsabilità, quello che noi sottraiamo lo sottraiamo per sempre, quindi non va fatta un'agricoltura estrattiva, va fatta un'agricoltura di base conservativa, quindi deve essere equilibrato, e poi chi fa quella rigenerativa è un valore aggiunto in più perché stiamo lasciando sicuramente qualcosa di meglio alle generazioni future. Quindi, come dire, stiamo sempre in contatto, visto che adesso ci siamo conosciute, perché questo avverrà. Costruiremo delle scuole proprio per seguire questo consiglio che ci ha appena dato Vandana. Biodiversity is life. Biodiversity is not a thing. Biodiversity is not a number. Biodiversity is not raw material. Biodiversity is what weaves the web of life and shapes the web of life and sustains the web of life.